all'interno di un certo aspetto legale, di un certo numero di punti vendita. Possono essere sonanti, Eurospin, Silis, Persilis, Carrefour, cioè nell'ambito di questi supermercati, tra le altre. E che succede? Succede che in certi periodi dell'anno, Natale, Pasqua, subito dopo l'estate, prima dell'estate, con i surgelati, avviene un'operazione che ovviamente agli occhi di più non è vista, cioè si tratta soltanto di business interno. Tutti quelli che gestiscono le grandi catene, no? Se hanno le ville al mare, in montagna, eccetera, non è certo per il ricarico dell'8-9% che prendono vendendo la merce. E questi fanno questo tipo di operazione, cioè praticamente al di là delle ditte statali, che sono Eurospin, Verona, Silis, Milano, eccetera, ci sono delle localizzazioni a livello locale, cioè Eurospin Puglia, Silis Puglia, eccetera, che riguarda Puglia e Basilicata. Cosa fanno? Per esempio, in quello che sta succedendo adesso, il periodo immediatamente prima delle scuole, cioè quando devono aprire le scuole, quando sono già aperte, cosa fanno? Devono fare il carico degli zaini, per esempio, un zaino 7 in un negozio normale paghi 49-50 euro, in un supermercato lo trovo 25 euro. Come mai? Vi spiego. Cioè praticamente loro contattano tutti i responsabili delle varie aziende, la Seven, tutte le grandi aziende, la Comics, e dicono cosa avete? Noi abbiamo per esempio 10.000 zaini di scorte di merci, di scorte di magazzino. Le scorte di magazzino non sono fatturabili, sono scorte di magazzino che dovrebbero ritornare all'azienda madre oppure buttate al macero. Cosa fanno? Siccome sono zaini belli, uguali, normali, non venduti, e rientra a scorte di magazzino, l'agente di zona, che normalmente della Puglia Basilicata, cosa fa? Si aggiudica queste cose e le rivende. Uno zaino, per esempio, che ripeto costa 49-50 euro ad un normale negozio, poi lo vende 5 euro. Quindi praticamente questi 5 euro senza IVA, che cosa fanno poi? Tutti questi vengono ricalcolati, reinseriti in un meccanismo particolare, rimessi nel circuito, quindi per Eurospin, per Silis, eccetera, con il ricarico dell'IVA. Quindi partendo da un 5%, da 5 più 20%, diventa 7,5%. Questo qui ci deve aggiungere il costo iniziale, il periodo di tempo che deve passare, perché si tratta di merce venduta già. Cioè quando io gestisco un supermercato, dico io ho bisogno di 100 zaini, 100 della Comics, 200 della... Naturalmente fanno la bolla di accompagnamento. Il momento in cui praticamente questa bolla di accompagnamento si concretizza, si vogliono 90-95 giorni, questo è il tempo, cioè da quando ti viene consegnato, da quando vengono incassati. In realtà si tratta di soldi sicuri, che naturalmente hanno bisogno di questo lasso di tempo per poter, perché si va a chiedere liquidità? Perché questi non vanno direttamente alla casa madre a chiedere, perché la casa madre non ci impone il marchio suo. Loro usano questo metodo per avere la possibilità di gestirsi sede, eccetera, eccetera. Biciclette, hai visto mai con biciclette, televisori, telefonini, e niente, tutto in questo discorso. Che succede? Hanno bisogno di liquidità. Allora normalmente preferiscono persone come me, eccetera, che hanno un certo giro di persone, facoltose, che hanno soldi, che possono investire, che possono avere esperienza. E ti dicono, hai 50, 100, 200 mila euro da darmi? Sì, benissimo. In quanto tempo? 95 un mese, 3 mesi diciamo. E questi soldi io te li faccio diventare poi io una specie di promemoria di come sarà la lavoro. Li faccio diventare per esempio 50, li faccio diventare 60, 62, 100 li faccio diventare 120, 120. Garantiti al 1000 per 1000 e naturalmente per l'andamento della però ti do un'assegna, dice l'azienda, un'assegna a garanzia, che tu nel momento stesso, 2 o 3 giorni prima della scadenza, vieni da me, che sono il tuo referente, e dici io ti voglio i miei stessi soldi, quelli che ho versato naturalmente del guadagno. Se invece, per esempio, la
scadenza, tu vuoi ricavare solo una parte e reinvestire questo, cioè sono 30 anni che si andranno a discutere al momento della scadenza. Il rischio è zero. Ovviamente questo lo può fare chi ha una certa disponibilità. È chiaro che chi tiene bloccati in banca 50, 60, 70, 100, 200 milioni potrebbe non riuscire, cioè io per quanto riguarda me ho tutto impegnato. Perché? Perché giro sempre, alcune volte non ritiro e mi prendo solo il guadagno, e vivo con il guadagno, importante. Anche perché c'è la garanzia delle referenze, quindi non al di là di tutto. E poi la banca, ora come ora, ti dà 4 spiccioli. La banca ti dà 4 spiccioli. La banca non ti dà, cioè siamo arrivati al 2,5% assurdo. Quando tu hai visto, no?